Eccoci qua, ciao ciao. Dunque ragazzi, abbiamo visto nel video come installare, configurare e utilizzare Alexa. Vedremo oggi un'altra possibilità, quella che io ho scartato nel video su Alexa e che comunque considero non la migliore opzione, ma tuttavia è un'opzione che alcuni potrebbero considerare e onestamente anch'io ho attivato per un periodo, ed è quello dei pacchetti Cubic Telecom. Per cui vedremo oggi come attivarli, vedremo che è un'operazione anche questa piuttosto semplice. Per chi fosse interessato, così c'è un'alternativa all'utilizzo del telefono come hotspot. Naturalmente il vantaggio è proprio quello di avere un'integrazione completa con la eSIM, perché i pacchetti Cubic Telecom vanno a installarsi, diciamo così, virtualmente sulla eSIM inclusa nell'infotainment, quindi non dobbiamo fare, insomma, accendi spegni o cerca il wifi, attiva l'hotspot, eccetera, tutte operazioni che potremmo dover fare ogni volta manualmente se non lasciamo le cose accese così una volta per tutte. E quindi da questo punto di vista, cioè dal punto di vista del funzionamento, naturalmente la soluzione migliore è quella di Cubic Telecom, perché in questo modo abbiamo la totale integrazione senza dover appoggiare l'infotainment a una connessione esterna. Vediamo un po' come funziona con una configurazione iniziale, un acquisto. Vediamo che è molto molto semplice. Vediamo anche quali pacchetti esistono. Dunque, la prima cosa da fare sarà registrarsi presso il portale Cubic Telecom, quello SEAT in questo caso, seat.cubictelecom.com. Sarà necessario registrarsi, creare un account, associare una carta di credito, una carta prepagata per poter effettuare i pagamenti. Questo è il pannello di registrazione, oppure se siete già registrati vi loggate, quindi accedendo con le vostre credenziali. Sarà fondamentale registrarsi e la registrazione avverrà attraverso l'associazione con il vostro telaio, il numero di telaio della vostra auto, in modo da avere poi l'abbinamento con l'infotainment e comprare i servizi direttamente dall'infotainment. Una volta loggati potete vedere i vostri servizi, gli ultimi utilizzi dei dati e quant'altro. Quello che è importante poi verificare sono i diversi piani presenti nell'app. La stessa cosa la potete vedere tranquillamente dall'infotainment, quindi avete il pacchetto base da 30 giorni, 2 giga, 6,95 €, fino a quello più completo che dura un anno, 25 giga, 70 €. Questi sono i tre pacchetti e sono, ripeto, tranquillamente selezionabili e visualizzabili anche dal negozio online dell'infotainment, naturalmente appunto dopo aver effettuato la registrazione in modo da avere un abbinamento perfetto. Bene, vediamo come attivare i pacchetti Cubic Telecom nel caso in cui volessimo questa integrazione completa con la eSIM senza dover appoggiare l'infotainment alla connessione esterna, per esempio l'hotspot del nostro smartphone. Quello che dobbiamo fare è naturalmente andare sempre nel nostro negozio, eccolo qui, lo abbiamo già visto per Alexa. Attendiamo il caricamento ed ecco qui il Connect già installato, Alexa installata e il pacchetto dati. Allora vediamo un po' come funziona. Attendiamo il caricamento del servizio Cubic Telecom. Mi dice che in questo momento il volume dati disponibile con Cubic Telecom è di 0 KB, quindi non ho di fatto alcun traffico disponibile. I pacchetti disponibili sono questi: dati 2 giga della durata di 30 giorni, se non utilizzati 2 giga entro i 30 giorni li perdete, 5 giga 14,95 € e 25 giga 70 €. Ovviamente questo è il pacchetto che vale un anno, 365 giorni, mentre gli altri hanno scadenze più ravvicinate. E questo potrebbe essere un problema perché o consumiamo i dati prima e tutto sommato va bene perché possiamo rinnovare poi il pacchetto, oppure dobbiamo necessariamente andare li andiamo necessariamente a perdere senza poterli recuperare.
Questi sono i paesi in cui funzionano i dati, quindi una sorta di roaming europeo, quindi se viaggiamo con l'auto in Europa non abbiamo problemi. Dopodiché da qui acquistiamo i Cubic. Ora, in questo caso io vado ad acquistare il pacchetto da 2 giga di 30 giorni a 6,95 €. Naturalmente io già sono registrato, vedete destinatario fattura, perché ho già fatto una configurazione iniziale. Se a voi manca la configurazione iniziale dovete farla tramite l'app. Prendiamo nota delle condizioni generali e andiamo all'ordine e al pagamento. Attendiamo che sia completata l'operazione. Grazie mille per il suo ordine. Io ho completato l'acquisto, perché ovviamente ero già registrato sull'app avendolo già fatto in passato, quindi ho comprato 2 giga per la durata di 30 giorni a 6,95 €. Naturalmente non è la cosa più conveniente che io abbia acquistato, almeno oggi. Quindi se andiamo a vedere, tornando al negozio principale e andando nuovamente nei pacchetti dati, a questo punto comparirà il mio traffico, il volume dati di Cubic Telecom disponibile al momento di 2 giga. Questo è il mio pacchetto. Posso verificare tutto questo anche andando nelle impostazioni, andando alla connessione dati integrata eSIM e pacchetti dati. Vediamo i pacchetti dati. Pacchetti dati attuali. Eccolo qua. Ho 2 giga fino al 17 marzo. Man mano che vengono consumati, quella barra ovviamente viene a ridursi. E il possessore della SIM può essere qui modificato e cancellato. È la registrazione che fate dal portale Cubic Telecom, in questo caso seat.cubictelecom.com, l'app che vi ho mostrato. Bene, in questo modo voi avete 2 giga, avete esteso i dati, la connessione dati a tutto, diciamo così, a tutti i servizi dell'infotainment che vanno oltre i servizi di base del Cupra Connect. Bene, facciamo la controprova. Una volta che avete ricevuto la conferma dell'acquisto del pacchetto dati, arriva anche un SMS sul vostro cellulare. Dovete naturalmente verificare dalle impostazioni di avere nuovamente la eSIM attiva, quindi lo potete verificare o dal wifi, e quindi che il wifi sia spento. Lo abbiamo visto questo per installare Alexa e utilizzare il telefono come hotspot, ma anche ovviamente nella connessione dati. Quindi prendiamo la connessione dati e ovviamente, oltre ad avere i pacchetti dati, a questo punto dovete attivare nuovamente la connessione dati integrata. Questo è il vero vantaggio di acquistare il pacchetto dati Cubic Telecom, perché così avete una integrazione totale. Una volta che l'iSIM è di nuovo attiva e il pacchetto dati è stato caricato, è stato acquistato e quindi caricato, a questo punto non avrete più bisogno di alcun wifi, di alcun hotspot, per cui potrete utilizzare non soltanto la eSIM come facevate prima, ma tutti gli altri servizi per i quali era necessario altrimenti utilizzare il telefono come hotspot. Facciamo la controprova proprio con la nostra app che abbiamo installato, e cioè Alexa, quali sono le previsioni del tempo per domani a Catania? Per domani, a Catania, Sicilia, sono previsti temporali, con una massima di 15 gradi Celsius e una minima di 4 gradi. Bene, come abbiamo visto stiamo utilizzando i servizi aggiuntivi, perché abbiamo fornito in questo caso all'app di Amazon una connessione dati aggiuntiva attraverso Cubic Telecom, e non stiamo utilizzando assolutamente il telefono. Io sto utilizzando il mio smartphone per registrare questo video, perché ovviamente è totalmente scollegato dall'infotainment, non sta fornendo alcun hotspot, alcun wifi, e né è collegato come Apple CarPlay al wifi per poter interagire, ovviamente, e duplicare il mio schermo. Proprio è scollegato, e nonostante questo il mio infotainment è online integralmente e mi permette di utilizzare anche le app terze.
Bene, come abbiamo visto, abbiamo un'integrazione completa nel nostro infotainment tra i dati previsti nell'abbonamento Connect, quello dei servizi dell'infotainment, diciamo così, di base, e i servizi aggiuntivi attraverso l'installazione di app terze come quella di Amazon, che non nomino perché sennò riparte. In questo modo abbiamo un'integrazione completa, non dobbiamo attivare, disattivare wifi, attivare, disattivare hotspot, abbiamo il nostro smartphone indipendente dall'infotainment, eventualmente lo possiamo collegare naturalmente con il cavo o col sistema wifi se abbiamo questo optional in auto, per utilizzare il CarPlay di Apple oppure Android Auto a seconda del nostro dispositivo. Naturalmente l'acquisto di Cubic Telecom è previsto nei servizi Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, e proprio perché in questo modo c'è una integrazione totale dei pacchetti dati sulla eSIM, quindi senza doversi preoccupare molto di utilizzare delle fonti esterne. Naturalmente i pacchetti, come avete visto, hanno una scadenza, hanno dei costi che non li rendono particolarmente appetibili, però permettono delle funzioni aggiuntive come per esempio la condivisione della connessione internet a eventuali passeggeri che avete in auto, quindi utilizzare l'infotainment come hotspot, quindi ribaltiamo la situazione come si dice e utilizziamo la connessione wifi del nostro hotspot in modo che anche gli altri possano utilizzarla. Ma questo sarà oggetto di un prossimo video. A presto, ciao ciao!